Addio a Claudia Cardinale, la diva che ha incarnato il mito del cinema italiano. Claudia Cardinale è morta a 87 anni, nella sua casa di Nemours in Francia, dove viveva da tempo accanto ai figli. Con lei se ne va una delle ultime grandi icone del cinema europeo. Un volto e una voce che hanno attraversato oltre 60 anni di storia, lasciando un segno indelebile nell'immaginario collettivo. La sua scomparsa chiude una stagione irripetibile, quella del cinema italiano, che tra gli anni 60 e 70 seppe dominare la scena mondiale grazie a registi visionari e ad attrici che univano bellezza e talento, trasformandosi in simboli culturali, dalle radici tunisine al successo in Italia. Claudia Cardinale nacque a Tunisi il 15 aprile 1938 da una famiglia di origine siciliana. La Tunisia, allora colonia francese, le diede un'educazione cosmopolita. Parlava arabo, francese e italiano, ma fu proprio quest'ultimo a diventare la lingua della sua carriera artistica. A soli 17 anni vinse un concorso di bellezza, la più bella italiana di Tunisi, che le aprì le porte del cinema. Trasferitasi a Roma, entrò a far parte del Centro Sperimentale di Cinematografia e poco dopo venne notata da Franco Cristaldi, produttore, che avrebbe avuto un ruolo centrale nella sua vita professionale e privata. Il debutto sul grande schermo avvenne nel 1958 con I soliti ignoti di Mario Monicelli, accanto a Totò, Vittorio Gassman e Marcello Mastroianni. Già in quell'occasione la sua bellezza mediterranea e la sua voce roca conquistarono pubblico e critica. Da quel momento la sua carriera decollò senza sosta, i capolavori e i grandi registi. Negli anni 60 e 70 Claudia Cardinale divenne la musa di alcuni tra i più importanti registi italiani e internazionali. Luchino Visconti la volle ne Il Gattopardo, 1963, dove interpretò Angelica Sedara, la giovane donna che incanta il principe di Salina e segna l'inizio di una nuova era sociale. Federico Fellini la scelse per Otto e mezzo, 1963, affidandole il ruolo enigmatico di Claudia, simbolo di purezza e rifugio del protagonista, interpretato da Marcello Mastroianni. Ma fu soprattutto con C'era una volta il West, 1968, di Sergio Leone, che la Cardinale conquistò la fama internazionale. Il personaggio di Jill McBain, donna indipendente e combattiva, rimane ancora oggi una delle figure femminili più iconiche del western e del cinema mondiale. Accanto a questi titoli, la sua filmografia conta più di 150 opere. Da Il Bell'Antonio di Bolognini a Rocco e i suoi fratelli di Visconti, dalla ragazza con la valigia di Zurlini al giorno della civetta di Damiani, fino a pellicole francesi e hollywoodiane, come La Pantera Rosa di Blake Edwards e Circus World con John Wayne e Rita Hayworth. Una carriera internazionale. La sua fama non rimase circoscritta all'Italia. Claudia Cardinale fu una vera star europea, lavorando a lungo in Francia e partecipando a produzioni americane. La sua immagine apparve sulle copertine delle riviste di tutto il mondo. Incarnava la sensualità mediterranea in un'epoca in cui il cinema cercava volti nuovi, capaci di rappresentare una femminilità forte, moderna, indipendente. Nonostante le offerte hollywoodiane, Cardinale preferì rimanere legata al cinema europeo, dichiarando più volte di non voler rinunciare alla propria libertà artistica. Questa scelta le costò forse una carriera ancora più grande oltreoceano, ma le permise di restare fedele a se stessa, conquistando il rispetto di registi e colleghi. Vita privata. Dietro la carriera scintillante, la vita privata di Claudia Cardinale è stata segnata da prove dolorose. A soli 17 anni subì una violenza sessuale, da cui nacque il suo primo figlio, Patrick. Per anni tenne nascosta questa verità, che rivelò soltanto molto tempo dopo, trasformandola in una testimonianza di coraggio. Patrick divenne poi il suo manager e la accompagnò fino agli ultimi giorni. Il suo primo grande legame fu con Franco Cristaldi, che non fu solo produttore ma anche compagno. In seguito, dal 1975, condivise la vita con il regista Pasquale Squitieri, da cui ebbe una figlia, Claudia. La loro relazione, durata fino alla morte di lui nel 2017, fu una delle più longeve e solide del mondo del cinema italiano. Premi e riconoscimenti. Nel corso della carriera, Claudia Cardinale ricevette innumerevoli riconoscimenti. Tra i più prestigiosi il Leone d'Oro alla carriera al Festival di Venezia nel 1993 e l'Orso d'Oro alla carriera al Festival di Berlino nel 2002. La Francia, che la considerava una delle sue attrici adottive, la insignì della Legion d'Onore.
Nonostante questi traguardi, Cardinale non amava definirsi diva. Preferiva parlare di sé come di una donna che aveva scelto il cinema come forma di libertà. Negli ultimi anni si era ritirata a vita privata, pur continuando a presenziare a festival e cerimonie. La sua figura, sempre elegante e carismatica, continuava ad attrarre l'ammirazione del pubblico, che la vedeva come l'ultima rappresentante di un'epoca irripetibile. Con la sua morte si chiude una pagina fondamentale del cinema italiano e mondiale. Claudia Cardinale ha incarnato la bellezza e la forza delle donne, trasformandosi in un simbolo universale di fascino e talento. Il suo ricordo resterà vivo nelle pellicole che hanno fatto la storia e nell'immagine di una diva che non ha mai smesso di essere autentica, libera e profondamente umana.